Sarà anche emozione ritrovarsi in questo magnifico posto. Quanti ricordi, quante belle cose che mi tornano in mente. Devo dire che arrivare qua è stata una gioia, perché io non sapevo niente di Ferran Adrià, nulla, è stata una sorpresa. La prima volta me la ricordo molto bene. Bob Noto iniziava ad aiutarmi a fare i primi passi nel mondo dell'alta gastronomia e disse no, dobbiamo andare assolutamente a vedere quello che fa, e così combinammo di venire qua nel 2003. Quella lì fu la prima, esperienza che feci al Bugli, capii che avevamo di fronte un mondo straordinario che potevamo esplorare con un grandissimo interprete come era Ferran. Bob llegó al Bulli en el año 1992 con Antonella y llegaron al mediodía, comieron y me dijeron, ¿puedo venir esta noche? Esto era Bob. Y es a partir de la relación. Yo creo que es el gourmet más increíble que he conocido en mi vida. Para mí fue muy importante porque era de las pocas personas que yo hablaba de cocina. Bob Noto, con Alessandra me dijeron, podría haber una colaboración entre el Bulli y Lavazza y tal. Digo, pues vamos adelante. Sono reso conto che stavamo entrando in un mondo completamente nuovo in cui il caffè non c'era. Abbiamo compreso che per poter far parte di un mondo così straordinario era necessario seguire le orme dei maestri, non soltanto per creare delle cose nuove intorno al caffè, un nuovo linguaggio, inserire degli elementi diversi, ma soprattutto per partecipare a questo processo di evoluzione, no, della gastronomia. Il caffè poteva essere parte di questa cosa se però imparava a comportarsi in una maniera diversa rispetto a come aveva fatto fino a quel momento. El 2003 ya empezamos a estar en un proyecto muy consolidado. Si fueran venido en el 94 o 95, no sé si me fuera contratado Lavazza. Pues han dicho, este tío está muy loco, ¿sabes? No, demasiado loco. El Bulli al final es una historia que se ha ido construyendo con un nuevo lenguaje. Y al principio no teníamos bastantes letras. Cuando yo empecé a pensar qué podemos hacer, lo primero que hice fue reflexionar cómo el mundo del café, el café estaba en los restaurantes. Hay un hecho claro que estaba cuando pedías un café, un expreso, ¿no? Y bueno, después vi el mundo dulce y en el mundo salado casi no había nada. Y había una reflexión sobre el mundo de las mousses, soufflés y tal, donde siempre había que poner láctico para hacer una mousse y tal, o huevos. Y yo dije, no, vamos a hacer el gusto puro. Café, un emulsionante, y recuerdo la foto, el expreso al revés, creo que es una foto mítica. Una de las cosas que yo estoy contento, y creo que todos estamos contentos, el concepto de actitud innovadora, de ser valiente, y yo creo que fue importante para esta relación. Se pueden hacer cosas diferentes que van un poco a actuar de virus positivo. C'era la voglia di fare una cosa nuova, però c'era sempre la voglia di stupire la gente, di farla divertire. El concepto de cocina divertida no existe. Hay cocina regional, cocina de autor, y es vital. Entonces el concepto de diversión creo que sería un claim muy importante que introdujo Lavazza en el mundo del café. Vamos a divertirnos. Che poi in fondo il piacere è un termine che usiamo moltissimo per il caffè, perché il caffè non nutre e quindi deve essere un momento di piacere in tutti i sensi, e il divertimento è importantissimo. Oggi penso che sia la chiave del successo di molte novità anche nel campo dell'alta gastronomia. Dopo l'espresso abbiamo poi creato degli altri prodotti molto divertenti, dove non c'era solo il prodotto, c'erano gli oggetti. C'era il Passion Me che è stato straordinario. No, il Passion Me fue genial, el concepto. È stata un'intuizione incredibile per il Passion Me, e poi l'idea di coinvolgere il cliente ed era divertentissimo, perché c'era un oggetto che consentiva di fare tutto, di fare il prodotto e poi di versare il prodotto sulla tazza che era il coperchio dello shaker. Oye, para mí tenía un valor de divertente, de reflexión, donde el cliente participa en la elaboración, porque al final quien se hacía el cóctel era el cliente. Y el concepto también de energético, bebidas, cócteles sobre el café, están cogiendo un camino que yo estoy seguro que en 5 años va a coger una dimensión increíble.
E poi altre cose, per esempio il caviale di caffè, che è sempre stata una cosa particolare, la meringa di cappuccino nitro. Il cappuccino era, no? Era un cappuccino. Era un cappuccino, sì. Era il sì. periodo in cui il Bugli faceva la sperimentazione sui prodotti liofilizzati. Claro, porque nosotros, C'è stato un anno in cui c'era quello. Exacto, porque nosotros, claro, lo que intentamos que lo que hacíamos en el Bulli, cómo lo podíamos trasladar a un mundo más amplio y tal. La esferificación fue una y nosotros fuimos el primer restaurante en el mundo, creo que fue 2005, e introducimos la liofilización en la alta cocina. No existía esto, non esistía in esto. E questo prodotto è andato nello spazio, tra l'altro. Sì, l'abbiamo mandato su nella Stazione Spaziale Internazionale e quindi è stato un cappuccino che si poteva addirittura mangiare nello spazio profondo, ma anche le metodologie di preparazione con l'azoto liquido, per esempio. Sì, también. Che era eccezionale, perché anche questa cosa qua era spettacolare di nuovo. Davvero abbiamo toccato tantissimi ambiti che erano esclusivi. Que ahora parece normal. Yo creo que fue una época donde todo lo que hacíamos en el Bulli, a nivel de innovación al máximo nivel, intentábamos introducirlo a través de la Lavazza en un deso mucho más amplio. Esto es la génesis de lo que está pasando ahora. Questo poi ci accreditò molto anche come un'azienda coraggiosa che in qualche maniera voleva portare avanti l'esplorazione, la ricerca, e fino lì la presenza di Lavazza all'interno del Bugli era la ricerca, ma era anche il caffè che poi si serviva alla fine della cena ed era però un modo tradizionale. Oggi, grazie proprio alla ricerca che si è fatta, insomma, sta diventando una nuova area piena di esplorazioni dal 1895, tutte le varie possibilità di preparare il caffè. Si continua a lavorare per cercare di fare in modo che il caffè sia un momento importante. Una de las cosas bonitas e importantes fue trabajar en equipo. Desde el primer día hubo una comunión muy importante. Este trabajo en expertos sobre el café, tecnólogos de alimentos, químicos o tal, para mí fue muy importante porque aprendí mucho. Para mí es tan importante lo que aprendo come lo che comparto. La cosa che ci colpì è quando per la prima volta andammo a vedere il Taglier, perché era un posto incredibile. Pensare che un ristorante dedicasse una parte del tempo per i clienti e l'altra parte del tempo per la ricerca. Per tutti noi che eravamo digiuni di questa cosa fu un'esperienza indimenticabile. È stata qualcosa di eccezionale da un punto di vista proprio della nostra esperienza professionale. Ma dico un'altra cosa, una delle cose che adesso utilizziamo molto spesso nelle nostre macchine nel sistema Modomia Lavazza è il frullino per montare il latte. Questo per esempio fu una cosa che nacque in quell'ambito lì e oggi l'azienda utilizza in larga scala per i suoi prodotti venduti in tutto il mondo. E questo lavoro di squadra nacque subito, c'era un sentimento comune di voler lavorare insieme, di stare insieme, era molto bello. El primer lab atelier de la historia de la alta cocina lo hizo el Bulli. Si no fuéramos tenido el Bulli Taller, no fuéramos podido hacer una colaboración seria. Yo creo que fue uno de los hechos fundamentales, es este trabajo en equipo y esta característica de que nosotros estudiáramos el taller. E per l'equipe di Lavazza fu un privilegio fare una cosa del genere, perché permise a tutti di crescere professionalmente, di imparare delle cose che non avevo mai visto e soprattutto un metodo e affinare il gusto, la sensibilità. Mi ricordo diversi incontri che abbiamo anche fatto con i creativi. El Bulli también fue el primer restaurante que tuvo un diseñador de producto industrial y demostramos que una pequeña empresa como era el Bulli podíamos tener nuestro propio diseño. La agilidad que tenía el Bulli Taller, porque éramos poquitos trabajando tal, entró muy bien al equipo de Lavazza y éramos aquello ágiles. Tutti si resero subito conto di partecipare a qualcosa di unico. Quando facemmo la nostra prima edizione del Coffee Design, c'era il Ciupa Ciupa al caffè, c'era il Barba Papà, tutte cose che erano nate qua. È stata una scuola completa, non possiamo dire che abbiamo parlato solo di prodotto, abbiamo parlato di tante cose che per chi lavora in un'azienda come la nostra sono tutte ugualmente importanti. Todo el tema de innovación no es solamente el Bulli. Cuando cerramos el Bulli estuve con un equipo de 10 personas, 2 años estudiando 90 disciplinas, sectores, para ver en qué nos podíamos entender todo el tema de la innovación. Entonces, mucha gente le preguntas ¿qué es la innovación? 99,99% de la gente no te lo sabe explicar. Explícame la diferencia entre imaginar, creatividad, crear
creación e innovación, y no lo saben. La imaginación es la capacidad que tenemos los humanos para tener ideas, y la creatividad es la capacidad que tenemos los seres humanos para crear. ¿Qué es crear? Se dice muy fácil, no copiar. Y esta frase está aquí en el museo. Me marcó mucho la vida, pero yo la vi como algo que me ha perseguido, que cuando uno juega a ganar la Champions League de la creatividad en cocina, el concepto de honestidad es vital. Con la base, con el equipo de la Baccia, lo hemos tenido. C'è sempre stata unità, proprio perché i valori su cui noi abbiamo lavorato sono dei valori che abbiamo sempre condiviso, quindi l'onestà, la trasparenza, il sacrificio, lo sforzo, la voglia di lavorare. Con te ho imparato diverse cose, sicuramente che creare non è copiare, però creare mi hai anche insegnato è studiare, farsi contaminare, vedere le cose e quindi essere anche più sicuri nel non copiare quello che c'è già, ma prendere ispirazione da quello che c'è già per poi poter rielaborare ed eventualmente arrivare con qualcosa che non esiste ancora. Col condividere abbiamo fatto un'operazione molto bella che si è ispirata a un modello che già esisteva, però poi è stata sviluppata in una maniera completamente diversa. Es lo que hablamos, adaptación de modelos de éxito. Exacto. Ticket era un éxito brutal y que por un lado cogimos el concepto de divertido, que para nosotros era vital, no queríamos hacer un restaurante aburrido, y lo llevamos a Italia. El concepto de Condivere es bastante innovador. Yo estoy muy orgulloso del proyecto de Condivere y hoy en día yo podría coger y decir, mira, la influencia hoy de Condivere en la cocina italiana es esto, y tenemos que estar orgullosos. Un'altra cosa che mi piace sempre pensare è che nel processo innovativo ci sono dei concetti che magari si depositano lì nel cassetto della memoria e dopo un po' di tempo vengono fuori perché ti rendi conto che possono diventare qualcosa di vero. Mi ricordo con te si parlava di temi come la cucina collettiva, l'idea era quella di provare ad arrivare a far mangiare bene anche delle popolazioni, dei gruppi di persone importanti, per esempio all'interno degli ospedali. Questo concetto mi colpì molto e poi rimase lì per 10 anni, anzi forse anche di più, e poi improvvisamente capii che magari quella cosa lì noi potevamo sperimentarla all'interno della nostra azienda quando si è creata la necessità di cambiare un modello di ristorazione che non ci andava più bene. Quindi quella cosa lì è stata ripresa, è stata rielaborata ed è diventata poi la proposta di Bistrò Casa Lavazza. Secondo me è una delle innovazioni più belle che abbiamo fatto. No, sin duda alguna. Ten en cuenta que yo veo, cuando estoy allí, veo al equipo que está comiendo y tal, y veo que están orgullosos de tener un lugar que ha hecho Lavazza, demostrar que es posible. Hay un proyecto disruptivo que es Nuvola, donde Lavazza dice voy a hacer una parte de restauración. Esto no existe, un restaurante, una estrella Michelin, referencia en la ciudad y en el país, es disruptivo. ¿Por qué no existe? Yo te lo digo. Y dinamiza toda una empresa. Con te non abbiamo avuto solo la conferma di applicare un metodo per creare, che è molto importante, ma di avere anche il coraggio di continuare a voler creare, che è la cosa più importante. E lì c'è la differenza, che poi si riesce a costruire grazie allo studio, al metodo, alla dedizione, tutte cose che noi abbiamo sempre condiviso e amato fare insieme. Qui nel museo c'è ancora la comanda della prima volta che siamo venuti qua, un tavolo da 6 persone, si trova nella teca lì. Mai più avrei pensato che in questo posto avrei trovato un compagno di viaggio straordinario come te e nello stesso tempo poi un luogo così ricco di umanità. Ahora estoy recordando el último día del Bulli, en la mesa 6, con Bonnoto, tu mamá y tal, y que fue el día que cerramos el restaurante, cosa que nadie entendió. Un restaurante que tenía 2 millones de personas de demanda. ¿Por qué se cerró? Y esto es difícil de entender. Nuestra misión era buscar los límites que hay en una mesa cuando haces una degustación. Y en el 2009 nosotros hemos llegado hasta aquí. Digo, pues oye, cerramos. ¿Y qué hacemos? Cuando hicimos la fundación, las primeras personas que se lo conté fue a ti y fui el primero que me dijo, oye, la Baccia va a apoyar la fundación. Estamos haciendo un trabajo muy importante en el tema de la gestión, porque al final, ¿cuál es la misión del Bulli Foundation? Es ayudar a los emprendedores a que el tema de la gestión les vaya bien.
La innovación está dentro de la gestión. Cuando a mí me dicen gestión e innovación, digo, no, está mal dicho. Tú gestionas todo y gestionas la innovación también. Sapiens es muy fácil, proceso. Un proyecto que empezó en 2014, que como muchas de las cosas que hemos hecho, la gente, estos tíos están locos. Al final es una herramienta que sirve para la misión de la Fundación, para mejorar todo lo relacionado con la gestión. Y para esto hace falta conocimiento, y mucho tipo de conocimiento. Un restaurante es brutal porque es una pequeña empresa y no hay tanta especialización. El propietario de un pequeño restaurante tiene que saber de cantidad de cosas y es por esto que la mayoría fracasan. Este conocimiento te da comprensión y con esta comprensión tienes un criterio para hacer tu trabajo. Pero no es tan fácil. De conocimiento a comprensión no es directo. Hay una cosa entre medio que es el conocimiento conectado. ¿Cómo se conecta el conocimiento? Y esto es la respuesta que da Sapiens. ¿En qué se basa? En la teoría general de sistemas y el pensamiento sistémico, que son palabras extrañas. Nuestra aportación es llevarlo al mundo de la pequeña y media empresa con un lenguaje más o menos comprensible, para que cuando hablemos de Sapiens es como hablar de la esferificación o de la espuma. Al principio todo es muy extraño y ahí estamos. Sapiens fu una bellissima scoperta, ci spiega che la creatività non è un gesto improvviso dato dal talento, dall'intuizione, ma è un processo che nasce da una serie, voglio dire, di considerazioni molto importanti e può essere studiata, può essere analizzata, diventa una scienza. Noi nel caffè lo abbiamo usato e abbiamo creato un bellissimo libro che veramente mette in relazione tantissime parti. Poi abbiamo anche utilizzato un po' questo metodo per esplorare il mondo della colazione italiana e il sistema si può arricchire di tante nuove parti e di tanti nuovi capitoli. Esto no lo has visto. No, ¿qué cosa es? Según Sapiens, el mundo se ordena en 3 megasistemas. La naturaleza, el ser humano y lo que hace el ser humano para cubrir sus necesidades. Primero fue la naturaleza y cuando empieza la civilización es cuando de verdad el mundo se desarrolla. Esto nos pasó en el bulli y en la cocina. Al principio no sabíamos ni qué estábamos haciendo. Poco a poco vamos creando un discurso tal y este discurso ya está muy maduro. El bulli tiene diferentes épocas. Del 84 al 87 es una, del 87 al 93 otra, del 93 al 2000 otra y del 2003 al 2011 otra a nivel creativa. Uno de los resultados más evidentes de Sapiens es Bullipedia. Es una enciclopedia para el sector nuestro que es la restauración de calidad. Es un proyecto vivo che non paramos de hacer cada año. Poter appoggiare un progetto che produce cultura sul nostro mondo, che è il mondo del cibo, qualcosa di unico, e penso che questi strumenti che nascono, che fanno ordine, secondo una schematizzazione molto chiara, sono uno strumento fondamentale di comprensione. Poter essere parte di questo bellissimo esercizio è davvero molto importante, siamo molto fieri di questo. Si no comprendes todo esto que estamos hablando, si no tienes un sistema, no va a funcionar. Entonces es muy importante el concepto de innovación básica en la innovación aplicada. Es decir, cuando lo aplicas tal, y es algo que a mí me fascina porque al final es algo que mucha gente no entiende. A mí cocinar me gusta, ¿sabes? No, bueno, me gusta mucho más comer, mucho más. Pero yo en verdad lo que a mí me fascina es el reto de crear, de innovar. ¿Y qué utilizo? La cocina como lenguaje. Cuando decidimos hacer la fundación, nos dimos cuenta lo importante que es guardar el legado. Un museo es una herramienta para guardar el legado y para explicar qué pasó, que es un museo divulgativo, donde lo que intentamos es que se comprenda el bulli a nivel de innovación, a nivel de gestión, el espíritu del bulli, toda la gente que estuvo, se le puede reconocer su trabajo en este museo, ¿no? Abrimos en el 2023 y cada año será mejor porque el espíritu del bulli. El espíritu del bulli era que cada año tú puedes mejorar. Podemos ir poco a poco, con paciencia. Si no hay paciencia, difícilmente vas a llegar a la excelencia. Quando tu pensi una cosa, la pensi al massimo ed ero sicuro che questo museo e la fondazione sarebbero state straordinarie. Non dimentichiamoci che è stato poi un percorso molto faticoso perché poi c'è stato il Covid, i tempi sono diventati diversi, ma noi abbiamo sempre avuto una grande fiducia che questa cosa sarebbe poi finalmente nata e sarebbe stata eccezionale e siamo stati proprio veramente orgogliosi come azienda di poter aver contribuito
a realizzare tutto questo e continuare ad andare avanti. Quindi essere qua oggi è veramente bello perché è un luogo magico fatto da un amico, che è una persona magica, che ci ricorda tanti altri amici, ed è bello conservare questa memoria ma renderla contemporanea, perché non sia un museo, diciamo, di polvere, ma sia veramente un museo che possa ispirarci a fare sempre meglio.